Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo video. Io sono Druci Alba e oggi parleremo delle mie letture nel mese di settembre. Le prime 4 letture sono tutte e 4 parte dello stesso universo ed è la saga di The Great Library di Rachel Kane. La saga è composta da 5 libri e sono stati scritti in inglese e non sono ancora stati tradotti. È una delle mie saghe preferite, spero che venga tradotta in italiano perché merita tantissimo. A settembre ho finito di leggere gli ultimi 2 libri e ho letto un paio di novelle su alcuni dei personaggi che l'autrice ha messo su Wattpad gratuitamente. Vi darò un'idea generale della trama della saga in modo da farvi capire di cosa parla e cercherò di non fare spoiler perché ovviamente non posso parlare di questi 2 libri in maniera approfondita perché sono appunto gli ultimi 2 della serie. La serie è ambientata in un futuro distopico in cui la biblioteca di Alessandria non è mai bruciata e ha il monopolio sulla conoscenza. Le persone non possono possedere libri originali, soltanto copie di libri che vengono fornite dalla biblioteca. Questo vuol dire che sta alla biblioteca a decidere quali opere possono essere diffuse, quali debbano essere distrutte o in generale cosa debba essere censurato. La serie segue le avventure di Jess. Jess è un ragazzo di 17 anni che fa parte di una famiglia di contrabbandieri di libri, perché appunto visto che i libri originali sono illegali, sono anche merce ovviamente di contrabbando. E Jess viene inviato dalla famiglia come apprendista ad Alessandria per diventare parte della biblioteca. La biblioteca ha diverse, mansioni al suo interno. Gli scolari si occupano della conoscenza, poi ci sono le guardie che si occupano della sua difesa, poi ci sono gli obscurist, che sono coloro i quali usano l'alchimia per rendere la trasmissione della conoscenza possibile. E chiunque voglia servire la biblioteca può recarsi ad Alessandria dopo aver passato ovviamente un processo di selezione ed essere addestrato e poi diviso nelle varie mansioni di servizio appunto della biblioteca. A livello di scrittura a me Rachel Kane piace un sacco. La storia è ben scritta, non solo a livello proprio di stile di scrittura ma anche la costruzione dei personaggi e la costruzione della trama. I personaggi sono tutti diversi tra loro, ognuno con la propria personalità e non solo sono personaggi a tutto tondo che hanno un senso e sono complessi e completi di per sé come personaggi singoli, ma sono anche personaggi fantastici nelle interazioni che hanno gli uni con gli altri. Io ho un debole per quelle storie in cui il protagonista finisce per trovare degli amici così importanti che diventano la sua seconda famiglia ed è quello che Jess trova in questa serie perché stringe un forte legame con alcuni degli altri ragazzi che si addestrano con lui e alcuni degli insegnanti e tutta la storia vede loro come protagonisti. Quindi è una storia corale con diversi punti di vista andando avanti. Se non ricordo male il primo libro è soltanto dal punto di vista di Jess, mentre gli altri libri aggiungono anche gli altri personaggi, soprattutto quando si separano e ognuno sviluppa la sua parte di trama. L'ambientazione penso sia il punto forte però della storia, cioè i personaggi sono fantastici, lo stile di scrittura è fantastico, ma le premesse dell'ambientazione sono quello che davvero rendono questa storia unica secondo me. L'idea di avere un'istituzione che è nata con l'idea di preservare la conoscenza a tutti i costi e come invece questo sia poi diventato nel corso della storia un monopolio sulla conoscenza, un controllo. La biblioteca è molto impaurita all'idea che la conoscenza nelle mani delle persone li renda pericolosi, quindi quello che è iniziato come qualcosa di buono, la preservazione della conoscenza a lungo andare nel corso dei millenni ha preso questa tinta di stato totalitario quasi. E non voglio fare troppi spoiler, però il motore di tutto è il fatto che la biblioteca sta controllando praticamente tutte le terre conosciute e questo porta a diversi problemi perché appunto c'è una grande censura, la conoscenza è solo nelle mani della biblioteca e loro decidono chi e cosa può leggere i libri e quindi c'è tutto questo discorso di che cosa succederebbe se la conoscenza invece di essere nelle mani di tutti fosse nelle mani soltanto di pochi e questi pochi controllassero la distribuzione. È un quesito interessante ed è stato trattato molto bene all'interno della serie, quindi la consiglio assolutamente. Sono appunto 5 libri, purtroppo solo in inglese, ma la mia speranza è che prima o poi vengano tradotti. I prossimi 3 libri sono i volumi 8,
9 e 10 di My Hero Academia. Ne ho parlato nei video precedenti. Manga segue la storia di questi ragazzi che si stanno addestrando per diventare eroi frequentando una scuola superiore specializzata, e in questo ambiente tutti hanno dei quirk che sono dei superpoteri, e quindi c'è questo aspetto di imparare ad usarli e diventare degli eroi e così via. Ovviamente non posso dirvi molto sulla trama. Per dare un'idea a chi di voi ha visto l'anime o letto tutto il manga ed è in pari, sono all'incirca al campo di addestramento estivo, quindi poco prima di Camino World, e sappiamo tutti, se l'avete letto sapete che cosa succederà a Camino World. Io non sono pronta per questo dolore, però arriverà la mia parte preferita molto presto, ma sono appunto curiosa di andare avanti. Io sono in pari con l'anime, quindi so già che cosa succederà, ma il fatto che la trama riesca comunque a coinvolgermi e non veda l'ora di andare avanti a leggere nonostante sappia già che cosa succede, penso che parli da sé per farvi capire quanto mi piaccia questo manga. È sicuramente uno dei migliori che io abbia mai letto, e mi sento in dovere di dire che anche l'anime segue il manga, o almeno fin dove sono arrivate è praticamente tutto identico, e assolutamente entrambi, anime e manga, assolutamente consigliati. Se i conti non mi ingannano, siamo ora all'8º libro ed è Brisinger. Come sapete sto rileggendo il ciclo dell'eredità di Christopher Paolini, che è una delle mie saghe preferite. Brisinger è il 3º libro, mi è piaciuto quanto mi sono piaciuti gli altri. È una bestia di libro, mi ci è voluto un po' per finire di leggerlo, nonostante comunque mi sia piaciuto, ma è lungo tipo più di 800 pagine, quindi ritenetevi avvisati. Ho apprezzato particolarmente le nuove relazioni dei personaggi. Finalmente Roran e Eragon sono di nuovo insieme, e quindi possiamo vedere come è cambiata la loro relazione dopo quello che è successo nei primi 2 libri. Abbiamo ulteriore approfondimento sulle razze, che secondo me è la cosa più interessante. Di nuovo non posso dirvi molto altro per quanto riguarda la trama. Sicuramente l'ulteriore sviluppo dei personaggi e l'ambientazione mi hanno sicuramente fatto apprezzare questo libro. Purtroppo non sono riuscita a leggere Inheritance prima di partire. I miei libri sono in Italia, col fatto che sono tutti lunghissimi ovviamente non posso portarmeli avanti e indietro. La mia valigia pesa già 25 kg ogni volta che torno, quindi adesso non è che io posso fare molto, quindi leggerò Inheritance quando tornerò a casa per Natale, e devo ancora leggere quella raccolta di racconti che è uscita 3 anni fa, perché volevo appunto rileggere tutta la saga prima di farlo, ma sono molto curiosa di appunto andare avanti, soprattutto per Inheritance, perché l'ho letto solo quando è uscito e non l'ho più riletto, di conseguenza ci sono un sacco di cose che io non mi ricordo, quindi sono curiosa appunto di riviverlo, ecco. Il prossimo libro è l'attesissimo Alla ricerca del principe Dracula di Kerry Maniscalco. Sono fiera di annunciare, ma probabilmente già lo sapete perché è passato un po', che la Oscar Bolt ha tradotto i primi 3 libri della serie sulle tracce di Jack lo Squartatore, e penso che l'ultimo dovrebbe essere pubblicato, mi sembra, all'inizio di novembre. In ogni caso i primi 3 libri sono fuori in italiano, leggeteli, ne vale assolutamente la pena. Se avete visto il mio scorso video sapete che ho amato Sulle tracce di Jack lo Squartatore, io li sto leggendo in inglese, e ho finalmente comprato anche gli altri e ho letto il 2º volume a settembre. Mi è piaciuto un sacco l'ambientazione. Il primo libro era ambientato a Londra, adesso ci spostiamo in Romania, non vi dirò perché, anche se leggete la trama dietro la copertina sapete per quale motivo Audrey Rose e Thomas Cresswell si trovano in Romania, ma non voglio farvi spoiler. Quindi i nostri 2 indomiti protagonisti si trovano in Romania. L'ambientazione è stupenda, non solo per quanto riguarda il fatto che siamo all'interno di un castello che fa venire letteralmente i brividi, ma soprattutto per la parte di folklore rumeno che è dentro, la storia proprio della terra, ecco, tutti questi elementi dell'ambientazione che sono integrati in maniera ottima all'interno della storia, e ti sembra proprio di essere lì con loro in un castello pieno di spifferi, scricchioli e passaggi segreti tremendi. E penso che uno dei più grandi pregi di questa serie sia proprio la capacità di farti immergere nell'ambientazione, di farti sentire proprio come se fossi lì coi personaggi. Ovviamente io amo Audrey Rose e Thomas Cresswell, sono personaggi ben fatti, la loro relazione è fantastica e amo come si sta sviluppando, e anche i nuovi personaggi che sono presenti in questa storia sono assolutamente fantastici, soprattutto per la relazione che hanno tra di loro, che non mi aspettavo visto l'epoca in cui è ambientata la storia. Ricordiamo che è ambientata nel periodo vittoriano, fine 1800, 1890, 1888. Come detto appunto tutta l'ambientazione in Transilvania,
tutta la storia, il folklore, sono tutti molto interessanti e intrecciati all'interno della vicenda e si posano un sacco bene appunto quei personaggi. A livello di trama anche qui ti tiene incollato alle pagine con un sacco di colpi di scena. Devo dire che avevo in un certo senso intuito chi potesse essere, diciamo, Dracula, più che altro perché io sono una persona molto sospettosa, quindi nel momento in cui non ci sono prove verso un personaggio io inizio a sospettare di quel personaggio perché altrimenti sarebbe troppo facile, ma sicuramente le motivazioni e i fini dell'antagonista sono assolutamente ben scritti, ben strutturati e così via. Come avrete capito non ho niente di negativo da dire su questo libro. Tra l'altro vorrei aggiungere che la copertina è bellissima, ha dei colori autunnali bellissimi, tant'è che ho fatto una foto molto artistica, l'ho messa su Instagram mentre leggevo il libro perché si posava bene con il mio nuovo feed autunnale. E con questo concludiamo il video di oggi. Come sempre grazie per essere stati qui, se vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace e a iscrivervi al canale. Io sono Druci Alba e posto video sulla scrittura e sulla lettura una volta a settimana, o almeno quello è il programma. Fatemi sapere se conoscevate i libri di cui ho parlato, se vi sono piaciuti, se li consigliate, fatemi sapere nei commenti. Come sempre vi lascio il link in descrizione per prendere i libri insieme ai miei social network e i siti di scrittura dove potete trovarmi. Noi ci vediamo alla prossima e buona lettura e scrittura!